Ti è mai capitato di guardare un video, un film, una serie TV in italiano, sentire un'espressione ma non riuscire davvero a capire il significato? Perché è così difficile tradurre quell'espressione nella tua lingua? Beh, oggi ti aiuto io. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di alcune espressioni in italiano che sono molto usate ma intraducibili in altre lingue. Prima di iniziare però voglio ricordarti che abbiamo una newsletter, quindi se vuoi ricevere ogni settimana tanti contenuti interessanti per studiare l'italiano, allora clicca sul link qui sotto in descrizione o nella sezione commenti o visita il nostro sito www.teacherstefano.com. Sono sicuro che la nostra newsletter ti piacerà tantissimo. Ma adesso iniziamo con il video di oggi e parliamo di queste espressioni intraducibili. Mi raccomando, devi prestare molta attenzione. Ho già usato un'espressione intraducibile. Mi raccomando. Esatto, la prima espressione di oggi è proprio questa, mi raccomando. Prima di tutto, mi raccomando non ha niente a che fare con consigliare. Raccomandare non significa consigliare in italiano. Cioè sì, significa anche consigliare, ma non è il significato principale. E poi molte persone si chiedono, ma Stefano, perché si dice mi raccomando e non ti raccomando? Questa è un'espressione un po' difficile. Allora, vediamo alcuni esempi per capire meglio. Vediamo questo dialogo. Ciao mamma, io esco, ci vediamo più tardi. E la mamma risponde, mi raccomando, non tornare tardi. Mi raccomando, non tornare tardi. Oppure, mi raccomando, non dimenticare di fare gli auguri a tuo papà. Mi raccomando, non dimenticare di fare gli auguri a tuo papà. O ancora, ricordati di comprare il latte, mi raccomando. Quindi, che cosa significa mi raccomando? Diciamo che mi raccomando è un modo per dire a quella persona di fare qualcosa. Quindi se io dico mi raccomando non tornare tardi, la mamma sta chiedendo al figlio di non tornare tardi. Oppure se dico mi raccomando non dimenticare di fare gli auguri, io ti sto ricordando di fare gli auguri. Oppure anche ricordati di comprare il latte, mi raccomando, cioè non dimenticare di comprare il latte. Quindi mi raccomando è questo modo per ricordare, chiedere a una persona di fare qualcosa. È una frase che si usa molto spesso appunto tra familiari, amici. Quindi hai capito come si usa mi raccomando? Adesso passiamo alla seconda espressione di oggi. Figurati, figurati. Questa è più facile di mi raccomando. Vediamo un esempio. Grazie mille per il regalo. Figurati. Figurati. Qui figurati è semplicemente un'alternativa a prego. Facile. Quindi figurati significa prego, non preoccuparti, nessun problema. Ma c'è anche un altro modo per dire figurati, per dire prego. Vediamo questo esempio. Grazie mille per il regalo. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. E sì, parliamo proprio di ci mancherebbe, che è un'altra alternativa a prego. Però ci mancherebbe ha anche altri significati. Per esempio, siamo al ristorante e io chiedo al cameriere un altro calice di vino. Quindi dico, potrei avere un altro calice di vino? E il cameriere risponde, certo, ci mancherebbe. In questo caso ci mancherebbe significa è ovvio, non devi neanche chiederlo. È ovvio che puoi avere un altro calice di vino. Quindi è un modo molto gentile per dire sì, certo. Ma ci mancherebbe ha anche un altro uso che mi piace molto. Per esempio, un bambino dice alla mamma ho appena finito i compiti. E la mamma risponde ci mancherebbe. Vedi, qui cambia l'intonazione. Ci mancherebbe. In questo caso la mamma sta dicendo è ovvio che hai finito i compiti, è il tuo dovere. Hai fatto solo il tuo dovere, cioè fare i compiti. Non è un evento eccezionale. Bah, questa mamma non è molto simpatica. Però vabbè. Ora passiamo a un'altra espressione. Come no? Come no?
Ah, questa mi piace tantissimo. Però, prima di andare avanti, voglio ricordarti che abbiamo preparato per te anche un fantastico PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi, se vuoi leggere gli appunti della lezione e anche fare una ripetizione in futuro, puoi scaricare il PDF cliccando qui sotto in descrizione o nei commenti. Adesso andiamo avanti e vediamo che significa come no. Il primo significato è molto semplice. Per esempio, vieni con noi stasera? Come no? Cioè, certo, ovvio che vengo con voi. Quindi è un modo per dire sì, certo. Perciò fai attenzione a non farti confondere, perché tu leggi come no e pensi no, quindi è una risposta negativa. No, come no significa sì. È un po' strano, lo so, però è così. Un altro significato molto carino di come no è questo. Vediamo questo dialogo. Amore, abbiamo vinto un viaggio gratis in Australia. Se, come no, mi stai prendendo in giro come al solito. Se, come no. In questo caso, come no, è un modo per dire sì, certo, non è vero. Quindi un modo ironico per dire non è vero, è ovvio che stai scherzando. Ovviamente, come no, può essere usato anche in modo più letterale. Per esempio, papà, mi dai 50 euro per comprare un gioco? E il papà risponde no. E poi il figlio dice come no, ma io lo voglio. Cioè, come no, perché mi hai detto no? Questo chiaramente è il significato letterale. E ora vediamo l'ultima espressione di oggi, che comincia sempre con come. Come mai? Come mai? Vediamo un esempio. Sono molto stanca oggi. Come mai? Ho lavorato tanto. Come mai, come puoi vedere, ha semplicemente il significato di perché. Però attenzione, prima di tutto ricorda che come mai significa perché solo nelle domande. Non possiamo usare come mai nelle risposte. Però come mai ha una sfumatura leggermente diversa rispetto a perché. Perché è standard? Come mai invece dà più un senso di stupore, di sorpresa? Cioè quando la mia amica mi dice sono molto stanca oggi e io chiedo come mai, sono stupito. Sono sorpreso, non mi aspettavo che la mia amica fosse stanca. Ora voglio mostrarti un altro esempio molto pratico dell'uso di come mai, per farti capire questo senso di stupore, sorpresa. Per esempio c'è un bambino che vede per la prima volta nella sua vita un'eclissi solare, quindi di giorno poi diventa buio. E il bambino dice: come mai è buio se sono le 11 di mattina? Il bambino è molto stupito, quindi il bambino dice come mai per esprimere una grande sorpresa. Fantastico, spero che queste espressioni ti siano piaciute tanto. Mi raccomando, ora è il momento di studiarle bene. Quindi se hai qualche domanda scrivila qui sotto nei commenti o anche prova a formare delle frasi nei commenti con le espressioni di oggi. Se tu usi le espressioni sarà molto più facile ricordarle. Se questa lezione ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, e non dimenticare anche di iscriverti e attivare la campanellina, così non perderai nessuna lezione futura. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!